Benvenuto sul Il Portale di Storia. Immagina di immergerti nel blu profondo del Mar Ionio. A 8 metri di profondità, tra la sabbia e le alghe, improvvisamente ti trovi davanti a 2 colossi di bronzo, silenziosi, immobili, eppure straordinariamente vivi. È il 16 agosto 1972. Stefano Mariottini, un giovane chimico e subdilettante, individua un braccio che sporge dalla sabbia. Quel braccio è solo l'inizio. Da lì emergeranno i bronzi di Riace, 2 tra le più perfette sculture greche mai arrivate fino a noi. Ma il loro salvataggio è appena cominciato. Questa è la storia di 50 anni di restauri, tra laboratori, tecnologia, misteri irrisolti e battaglie silenziose contro il tempo e la corrosione. Resta con noi. Ti porteremo dietro le quinte del restauro più epico della storia dell'archeologia italiana. I bronzi vengono recuperati con estrema cautela. Pesano oltre 400 kg ciascuno e sono fragili, con oltre 2400 anni di vita marina addosso. Vengono subito portati al Museo Nazionale di Reggio Calabria. I primi problemi emergono immediatamente. Il bronzo è ossidato, con una patina verde-nera che nasconde i dettagli. Le cavità interne sono riempite di sabbia, gusci, detriti organici. Il pericolo più grande è invisibile. Il sale marino ha penetrato i pori del metallo. Nel laboratorio di Reggio si inizia una prima pulizia superficiale, ma non basta. Si decide quindi il trasferimento a Firenze, nel 1975, per un restauro radicale. Questo restauro è stato realizzato nel laboratorio della Soprintendenza Archeologica della Toscana. Gli strumenti utilizzati sono stati radiografie e tomografie per mappare lo spessore del bronzo, identificare crepe o fusioni difettose, pulitura meccanica con microbisturi e spatole in fibra di vetro per eliminare sedimenti e incrostazioni, ulitura chimica con soluzioni a base di acido citrico e chelanti per eliminare i cloruri. Per la desalinizzazione i bronzi vengono immersi in vasche con soluzioni deionizzate per settimane. Ogni cambio d'acqua rivela quanto sale è ancora presente. Questo processo è lento, ma vitale per garantire la sopravvivenza delle statue. Le strutture portanti originarie, in ferro, erano fortemente ossidate e rischiavano di far collassare le statue dall'interno. Vengono sostituite con nuovi supporti in acciaio inossidabile e fissate in modo invisibile. Alcune dita delle mani, labbra, ciglia e capezzoli sono stati ricomposti dove mancanti, ma con materiali moderni distinguibili da vicino, resine e bronzo restaurativo. Le iridi sono state analizzate, sono in pietra bianca e vetro, fissate con perni di bronzo. Il restauro si conclude nel 1980 e i bronzi vengono esposti trionfalmente nel Museo Archeologico di Reggio Calabria l'anno successivo. Ma la loro odissea non è finita. Nel corso degli anni 90 i restauratori notano fenomeni preoccupanti. In alcune giunzioni si verifica delaminazione superficiale. Le condizioni climatiche della sala non sono controllate a dovere. Alcune vibrazioni sismiche, frequenti in Calabria, mettono sotto stress le basi non ancora antisismiche. I bronzi sono vivi, ma il tempo li sta consumando lentamente. Nel 2002 si avvia una campagna di monitoraggio con microsonde ambientali e spettrometria di massa per valutare eventuali reazioni chimiche in corso. Nel 2009, in occasione dei lavori al Museo di Reggio, i bronzi vengono trasferiti temporaneamente nella sala del Consiglio regionale della Calabria, al Palazzo Campanella. Qui avviene qualcosa di unico. Il restauro viene fatto in pubblico, visibile attraverso pareti in vetro. Un evento mediatico e scientifico insieme. Sono state realizzate pulitura laser per eliminare ossidi e depositi con altissima precisione, scannerizzazione 3D totale delle superfici per ottenere una mappatura millimetrica e analisi metallografiche sulle microleghe, rame, stagno, piombo, in proporzioni variabili nei diversi punti, suggerendo forse una doppia mano d'opera antica. Le braccia del bronzo A non sono originarie. Furono aggiunte in epoca greca o romana, forse dopo un danneggiamento.
Piccoli fori nei piedi fanno pensare a un ancoraggio su basamenti scenici, forse da parte di romani che li riutilizzarono come statue decorative. Nel 2013, dopo quasi 4 anni lontani dal pubblico, i bronzi tornano al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, in una sala ipertecnologica con temperatura e umidità costanti, 20 gradi centigradi e 55% di umidità, vetrine antisfondamento e antisismiche, costruite con ammortizzatori su misura e sensori a infrarossi per rilevare in tempo reale microoscillazioni, pressione atmosferica e variazioni termiche. Ogni anno i bronzi vengono sottoposti a verifiche diagnostiche periodiche utilizzando microscopia elettronica, test agli ultrasuoni e analisi chimica non invasiva con spettroscopia Raman. I bronzi di Riace non sono solo opere d'arte. Sono sopravvissuti, veterani dell'antichità, che hanno attraversato guerre, terremoti, abbandoni e 2 millenni di storia. La loro bellezza è solo la superficie. Sotto c'è una battaglia invisibile, combattuta da restauratori, scienziati, archeologi, uniti per salvare 2 giganti del passato. E ora tocca a te. Secondo te chi erano davvero i bronzi di Riace? 2 guerrieri, 2 eroi mitologici? O forse personaggi storici dimenticati? Scrivilo nei commenti, lascia un like se questo video ti ha colpito e iscriviti a Il Portale di Storia per altre storie emozionanti come questa.